con Alberto abbiamo raccontato l'euforia. Francesco, tra poco con te invece dovremo commentare purtroppo una pagina più brutta di questa partita, visto che tu eri presente allo stadio ieri, o comunque hai provato ad esserci almeno, ecco. Esatto, la precisazione finale purtroppo dà un po' il senso di quello che è accaduto. Sì, felice di essere qui con voi, ma avrei preferito essere con voi a parlare solo di vicende sportive, e invece senza voler esagerare si è sfiorato qualcosa di veramente brutto e quindi ti ringrazio per darmi la possibilità di esporlo perché, come stiamo vedendo in questi momenti e, menzionato gli episodi tristi e spiacevoli di Napoli, secondo me partite del genere vanno preparate in un certo modo, gestite in un certo modo e mi chiedo se non si è in grado come si possa permettere di andare avanti con eventi di tale portata senza garantire un minimo di sicurezza, ecco. Assolutamente sì. E io allora, visto che tu Francesco hai introdotto questo argomento, Simone, ti chiedo se puoi recuperarmi diciamo, intanto i due aggiornamenti di giornata, perché in seguito a quello che è successo ieri noi abbiamo già provato a smuovere qualcosa anche con i nostri contatti, a far arrivare il più possibile le testimonianze che abbiamo raccolto in queste ore a chi di dovere. Il riferimento ovviamente a quello che è successo ieri all'Estadio do Dragao, dove di fatto centinaia e centinaia di tifosi interisti si sono ritrovati ammassati all'esterno dello stadio. Molti sono riusciti ad entrare, o comunque molti, una parte di questi tifosi sono riusciti ad entrare soltanto dopo diverse ore di attesa, tanti altri invece di fatto sono stati rimbalzati, alcuni anche in malo modo, come ci ha raccontato anche Riccardo in un altro contenuto che abbiamo pubblicato sui nostri canali. Nel corso della giornata di oggi, e poi tra pochissimo Francesco ci racconterà maggiori dettagli, Simone, ci sono stati due aggiornamenti in particolare, uno lato UEFA e uno lato Inter. Sì, prima quello lato UEFA a livello cronologico, con una nota ufficiale, condivido anche lo schermo direttamente dal sito della Gazzetta che riporta la nota appunto della UEFA, eccolo qua. La UEFA è stata informata che un gran numero di tifosi ospiti ha acquistato i biglietti nei settori di casa dello stadio. I regolamenti UEFA stabiliscono che il 5% della capienza dello stadio deve essere concesso alla squadra ospite in un'area riservata per i propri tifosi. La responsabilità per la sicurezza e per la protezione degli spettatori e la relativa politica di emissione dei biglietti sono determinate dall'organizzatore della partita. Quindi la UEFA dice di fatto la responsabilità non è nostra ma è del Porto e delle autorità competenti. Le misure di mitigazione sono state discusse tra i due club, la UEFA sta attualmente esaminando il caso. Quindi la UEFA dice la responsabilità è del Porto per quanto riguarda la gestione dei biglietti. L'Inter poi, dopo le parole nella serata di ieri di Marotta che aveva anticipato, diciamo, che appunto sarebbero stati presi dei provvedimenti, diciamo così, fa uscire circa un'oretta fa un comunicato ufficiale dal sito, lo riportiamo, il sito ufficiale. FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi provenienti da tutta Europa in possesso di regolare tagliando d'accesso per la partita di ieri sera Porto-Inter, ai quali è stato vietato l'ingresso allo stadio do Dragao. A seguito di decisione unilaterale del Porto, moltissimi sostenitori interisti, tra i quali numerosi famiglie con bambini, sono stati segregati in una zona di contenimento nei pressi del settore ospiti e lì trattenuti per tutta la durata della partita a cui non hanno potuto assistere, esponendoli così a una grave condizione di tensione e di potenziale pericolo. FC Internazionale Milano chiede a UEFA di intervenire affinché si faccia luce su quanto accaduto e che situazioni di questo genere, in contrasto con i principi cardine di sportività, uguaglianza ed inclusione, non si ripetano mai più, a difesa di tutti i tifosi, indipendentemente dalla propria fede calcistica e nazionalità di provenienza. E anche l'Inter quindi allora dice a seguito di decisione unilaterale del Porto. Quindi diciamo, UEFA e Inter sono abbastanza chiare rispetto a indicare chi avrebbe la responsabilità in questo, per quello che si sa fino ad ora quantomeno. Esatto, la sensazione è questa in attesa di ulteriori accertamenti quindi che stanno facendo. Ma Francesco, i comunicati sono abbastanza chiari, vorremmo insieme a te cercare di capire invece un po' meglio quello che hai vissuto tu in prima persona, perché tu eri lì,
Ti chiedo intanto se parti anche un attimo da prima ancora, nel senso, perché tu come Riccardo, che è stato ieri sul nostro canale, ti sei preso delle giornate, diciamo, dal lavoro, comunque ti sei dovuto spostare, quindi le spese, il tempo, e non è sicuramente una cosa banale questa da considerare. Assolutamente, sì, sono completamente d'accordo con la tua descrizione, Lorenzo, perché tra l'altro vivo da diversi anni a Londra e ero a San Siro in occasione della sfida col Victoria Pilsen, perché la droga chiamata Inter è purtroppo molto presente, quindi mi sono ripromesso in quell'occasione di andare a vedere la partita degli ottavi quando divenne ufficiale che saremmo appunto approdati alla fase successiva di Champions. Ci tocca il Porto e rispettando un po' quelle che sono le indicazioni che vengono fornite, faccio regolarmente la richiesta per i biglietti tramite l'Interclub di Londra. Ok. La richiesta ovviamente ha superato quella che era la disponibilità che poi il club può in effetti fornire, e quando ci viene comunicato che non è possibile ottenere i biglietti tramite l'Interclub, vado sostanzialmente su quello che è il sito del Porto e riesco ad acquistare i biglietti. Ora, questo è un passaggio secondo me, Lorenzo, molto importante, Sì, perché nel momento in cui, da residente qui in Inghilterra, se io provo ad andare ad acquistare il biglietto, e so che anche tu hai viaggiato all'estero e quindi magari hai vissuto situazioni simili, se io provo ad acquistare il biglietto di una partita di Premier League, dipendendo dal club e dall'importanza della partita, ci sono dei paletti, degli ostacoli anche a livello tecnologico che non mi permettono l'acquisto di un determinato biglietto se non ho determinati criteri. Ci può essere il fattore dell'abbonamento, ci può essere la membership, ci può essere anche addirittura un fattore di anzianità. Alcuni tifosi che hanno avuto l'abbonamento per un tot di anni viene data giustamente una certa priorità. una priorità. Nel momento in cui io vado sul sito del Porto, ora, tra parentesi, mastico anche un po' di portoghese, quindi io nel momento in cui acquisto il biglietto non mi rendo conto, non voglio dire che non ci sia stato magari un piccolo asterisco, però escludo nella maniera più assoluta e categorica che nel momento in cui sto per finalizzare l'acquisto ci sia tipo un messaggio, un pop-up che mi dica biglietti riservati solo ai tifosi di casa. Se avessi visto un biglietto del genere, poi diventa una mia responsabilità decidere se prendere quel rischio o meno. Nulla di tutto ciò, ricevo in pochi minuti la conferma dell'avvenuto pagamento e il biglietto in formato digitale. Arriviamo alla giornata di ieri. Non appena da Londra sbarco all'aeroporto, iniziano ad arrivarmi una valanga di messaggi e di notifiche, e già qui la situazione inizia a assumere contorni molto oscuri. Per quale motivo, se il porto è sicuro di aver già chiarito la vicenda, no, biglietti, sente l'esigenza di fare un comunicato dove specifica che non verrà garantito l'accesso ai tifosi dell'Inter al di fuori del settore designato per i tifosi dell'Inter? Perché a questo punto dare la possibilità di acquistare questi biglietti? Come detto, ho dovuto prenotare delle ferie, ho dovuto prenotare dei voli, un hotel, per venire a conoscenza il giorno stesso che non ho la possibilità di accedere. Mi sembra a dir poco paradossale. Nel pomeriggio si rincorrono le voci, è un continuo batti e ribatti tra chi sostiene che si sta mediando, si sta cercando un punto d'incontro, e intorno alle 17, 17:30 ora locale in Portogallo, sembra esserci una sorta di unione di intenti nel dire: "Okay, limitiamo un po' i danni, diamo la possibilità ai tifosi nerazzurri di accedere alla partita con determinate condizioni. Non devono avere nulla che sia chiaramente riconducibile all'Inter", quindi vado lì in maniera neutra, nonostante Sì. mi sembri anche questo abbastanza triste. I tifosi del Porto sono venuti a San Siro, per quello che ho avuto modo di vedere, non dovevano nascondere le loro maglie, le loro sciarpe, però sorvoliamo. Come accade sempre a San Siro, a differenza invece di Barcellona, per esempio, Esatto. dove è successa una cosa simile. Io qui aggiungo solo un piccolo inciso, Francesco, nel senso che, a noi è arrivato ufficialmente, diciamo dal mondo Porto, fin dal pomeriggio l'indicazione che senza vessilli nerazzurri, senza la riconoscibilità,
avrebbero permesso poi l'accesso allo stadio. Questa è la notizia che ci arrivava dal porto, di fatto. Esatto, e confermo in pieno la stessa notizia che poi è iniziata a circolare anche all'interno di un gruppo che abbiamo creato con gli altri ragazzi dell'Interclub di Londra, con il quale ci siamo tenuti in contatto. Alcuni di loro hanno deciso addirittura di passare il fine settimana lì, convinti di andare comunque a godere di un evento sportivo e di magari unire una parte turistica, se vogliamo. Visto che in ogni caso il modo in cui la vicenda era stata gestita, in tutta sincerità, mi sembrava poco chiaro e trasparente, decido di avviarmi allo stadio con largo anticipo, ovvero l'apertura delle porte era stabilita alle 6:30 del pomeriggio, e quindi decido di essere lì proprio nel momento in cui si aprono i cancelli. C'è una fila da fare per passare i controlli di sicurezza e, per farti capire, Lorenzo, il livello di maniacalità che avevo raggiunto, non solo il biglietto Sì. in formato digitale, decido anche di fare qualcosa di vecchio stampo, no, stampare il biglietto, perché ho detto: "Nel caso in cui ci fossero dei problemi non Certo. voglio dare adito, a nessun tipo di cavillo". Arrivo lì, scannerizzo il biglietto, e appare questo codice di errore che vedo che era stato già riportato dall'altro ragazzo che Sì. avevo avuto modo di sentire. E sul E poi biglietto, Francesco, scusami, anche qui nessuna indicazione sul fatto che tu dovessi essere portoghese e tifoso del Porto? guarda, ora non so se si veda bene, non c'è alcun tipo O di ci riferimento, è un fidiamo, ci biglietto fidiamo. assolutamente neutro, dove c'è semplicemente il codice da scannerizzare, non è neanche non c'è neanche il nominativo, quindi non ero Okay. neanche in una posizione tale, non mi è mai stato chiesto ad esempio di favorire un documento. Quando vedo questo codice di errore, il ragazzo mi chiede se fossi italiano, visto che non ero neanche, tenuto a doverlo specificare. Ho detto: "Ma io sono qui per vedere una partita di calcio, poi, non vivo in Inghilterra, sono appassionato di calcio, non vedo dove sia il problema". E lì mi rendo conto di quella che in realtà è stata una trappola che poteva avere delle conseguenze molto, molto pericolose, ovvero l'indicazione che ci viene dato dallo steward dello stadio del Dragao è di andare al gate 19. La mia porta d'ingresso era la porta numero, 5, il gate numero 5, e in seguito a questo codice di errore, chiaramente attivato proprio in maniera, voluta Sì. dal porto, ci dicono di andare al gate 19. Ora, senza voler essere un genio della matematica, perché non lo sono, ma è abbastanza evidente che se provi a ricollocare in un settore che è già stato, sold out, venduto per completo, da giorni, da settimane, quei 1000 si parlava di almeno 1000 tifosi che avevano acquistato biglietti in altre zone dello stadio del Porto, come puoi pensare di trovare questa disponibilità? 1000 posti non vengono fuori mica dal nulla. Quindi creano questa situazione pericolosissima dove persone che avrebbero in effetti dovuto utilizzare il gate 19 e persone come noi che non avevano nulla a che vedere con quella porta d'ingresso, si ritrovano su una scala, ripida e stretta, con centinaia di persone che continuavano ad arrivare e ovviamente, ammetti l'ansia del voler non perdere il calcio d'inizio, Certo. l'ansia di chi vuole assicurarsi di arrivare e sedersi nel posto giusto. Il tutto con un cordone di polizia in tenuta antisommossa che schermava questo accesso. Anche Mhmm perché voi qui, Francesco, siete di fatto a metà strada, avete superato i controlli di sicurezza, ma siete fuori dallo stadio, quindi Siamo in quello nella fase spazio. Lorenzo, siamo nella fase precedente ai controlli di sicurezza, cioè questo cordone di Okay. polizia in teoria sarebbe servito ad accedere poi alla fase precedente all'ingresso nello stadio. Quindi dietro abbiamo la spinta di tutti quei tifosi che sono stati rimbalzati ingiustamente da tutti i vari settori con questo codice, e alcuni addirittura si sono ritrovati lì imbottigliati, anche alcuni tifosi stessi del Porto. La situazione ha assunto dei contorni, grotteschi a un certo punto, perché poi Sì. una volta che siamo arrivati alla fine di questa piccola odissea, dove abbiamo visto, bambini, in braccio ai genitori esausti, perché, siamo stati in quella situazione lì per oltre 1 ora. Almeno nel mio caso è durata più di 1 ora. Non c'era la possibilità, perché quando ho intuito, dopo anni di esperienza nei vari stadi dove sono stato, ho capito che la partita non l'avrei vista. A quel punto, se fosse stato possibile e sicuro, avrei preferito andarmene. Non era possibile, perché dietro c'era
una marea di persone che continuava ad arrivare. Lateralmente c'era un cordone di polizia che schermava la parte laterale e dall'altra parte avevamo anche un, cordone giusto di fronte a noi che ci impediva di passare, se non magari pochissime un po' piccoli gruppi di persone, ma ad un ritmo che era Sì. evidente non avrebbe mai permesso l'ingresso nello stadio. E a questo punto, Francesco, ti faccio 2 domande. Certo. Ci sono state delle difficoltà? Qualcuno mi ha riferito di alcuni, diciamo, comportamenti anche da parte della polizia, non dico violenti, ma abbastanza forti, e quindi lì si è accesa un pochettino di tensione. Tu mi dicevi è stata comunque una situazione potenzialmente pericolosa, visto, diciamo, le tante persone raggruppate in uno spazio ristretto. E ti chiedo poi, tu hai deciso siete riusciti ad entrare? Te ne sei andato? Come Sì, dimmi. allora ti spiego, da un punto di vista strettamente personale, ho amici che mi hanno purtroppo raccontato di episodi, di comportamenti da parte della polizia tutt'altro che piacevoli. C'è chi è stato colpito da un poliziotto, chi ha riportato degli spintoni, dei comportamenti violenti. Quello che ho avuto modo di vedere io, Lorenzo, mi devo limitare a quello e devo dire, nonostante la tensione fosse palpabile, non ho assistito direttamente all'uso, ad esempio, di manganelli o di altre forme, diciamo, dure nei confronti dei tifosi che, erano intorno a me. Sul fatto che la situazione fosse potenzialmente molto pericolosa, assolutamente sì, la calca era, incredibile, la spinta ti comprimeva letteralmente la cassa toracica ad un certo punto, e quindi entri in una modalità che è quella di cercare proprio di creare quello spazio che ti permette di stare il più, diciamo, in una posizione quasi di istinto di Di sopravvivenza, e lì protezione, sì. cominci veramente a, lasciare un po' in secondo piano quello che è la partita, che è una cosa di per sé molto, molto triste. Quando siamo riusciti a passare oltre il cordone di polizia, lì c'era l'altra amara sorpresa, ovvero questo pseudo gate 19 dove saremmo dovuti poi andare, in realtà era, esclusivamente valido per chi sul biglietto aveva gate 19. Quindi, se hai già deciso intenzionalmente di non farci entrare, avrei preferito, per quanto sarebbe stato comunque triste, deludente ed ingiusto, non mandarmi in quell'imbuto, non creare quell'ingorgo. Dimmi semplicemente che il porto ha deciso che non possiamo entrare. Creare quel tipo di situazione avrebbe potuto avere conseguenze assolutamente drammatiche. Ho visto una persona che aveva, difficoltà motorie con una stampella, che subito dopo esser passato questo cordone di polizia ha avuto l'esigenza di stendersi per terra. Eravamo in una zona che puoi immaginare come una sorta di gabbia, non c'era via d'uscita, non c'erano bagni, non c'era accesso a cose di prima necessità, non potevamo bere acqua, non potevamo fare nulla, eravamo bloccati, e anche tornare indietro era impossibile perché questa stessa scalinata, questa strettoia, era ancora utilizzata da centinaia di persone che cercavano di, entrare, Sì. e quindi siamo rimasti bloccati lì, guardando la partita sul cellulare, una cosa tristissima, mentre sentivamo i nostri tifosi inneggiare, e soltanto a fine primo tempo, quando la situazione, non dico fosse diventata tranquilla, perché tranquilla non lo è mai stata, ma un po' meno pericolosa, siamo riusciti ad uscire e ad allontanarci e vedere, il finale della partita tristemente sul cellulare. Classica situazione dove bisogna veramente ringraziare che non sia successo nulla, perché anche in Italia abbiamo avuto dei precedenti dove invece ci sono stati dei danni ben più significativi, quindi, davvero. Simo, non so se avevi tu qualche domanda per Francesco, poi anche Alberto se ha qualche curiosità. Sì, guarda, a poco meno di 24 ore da tutto questo, visto che poi adesso il caso è diventato anche ben noto, non avete ancora ricevuto alcuna indicazione o siete stati contattati dall'Inter o dal Porto per rimborsi, per chiarimenti o ancora nulla? Guarda Simone, ad ora, per me è stato un po', posso dirti che è stata una giornata abbastanza convulsa tra il rientro dal Portogallo, eccetera, e ho anche avuto modo di sentire altri amici, colleghi giornalisti. Non ho ricevuto alcun tipo di comunicazione ufficiale.
Dubito che che l'Inter possa direttamente farsi carico, perché comunque l'acquisto nel nostro caso è avvenuto tramite il sito del Porto. Sì. Però vista la sensibilità mostrata già nel post partita, ad esempio dal nostro amministratore delegato Beppe Marotta, ecco, sarebbe secondo me un gesto, non dico dovuto, perché non è l'Inter che ci deve qualcosa, ma molto apprezzabile se in qualche modo l'Inter riuscisse a come dire, compensare, aiutare le persone come noi che hanno vissuto quella situazione, magari creando un piccolo canale privilegiato per l'acquisto dei biglietti dei quarti. Non avendo potuto usufruire dello spettacolo degli ottavi, sarebbe qualcosa di bello. Poi non so se in che termini sarà fattibile, ma confidiamo nella buona volontà della nostra dirigenza. Io vi farei regalare il biglietto. No. Lo hai detto tu. Ma poi pensa un'altra cosa, ma pensa se non fossimo passati, cioè fregatura doppia, quindi sì, positivo, siamo passati, vabbè, avventura negativa, ma siamo passati, pensa a quello. Posso darti un dietro le quinte. Nel momento in cui sto rassicurando i miei, perché ovviamente sai, le voci cominciano ad arrivare, preoccupati, mi metto in contatto con loro per dire: guarda, il peggio è passato, sono fuori dallo stadio, vado a vedere il secondo tempo in un bar del posto. Incrocio casualmente altri 2 ragazzi dell'Inter Club di Londra, anche loro stessa identica situazione. Vediamo i minuti finali sul cellulare, al fischio finale, dopo che mi si veramente blocca il battito cardiaco dopo la doppia l'intervento di Onana, il salvataggio di Denzel, la traversa, l'urlo lanciato nella stradina vicino allo stadio del Dragao, penso che riecheggerà nell'eternità. Quell'urlo che penso abbia veramente creato problemi di ordine pubblico e sposto i vetri della zona. Allora, Francesco, intanto per fortuna Alberto ci riporta un po' il sorriso, ha stemperato un pochino perché ti vedo un po' provato. Capisco che l'esperienza è stata sicuramente toccante, Sì. diciamo, o comunque è stata un'esperienza comunque forte. Noi chiudiamo qui il capitolo sulla partita, se non hai altri dettagli da aggiungere su questa triste vicenda, e ci proiettiamo al lato più bello poi della serata in caso. Assolutamente, grazie mille ragazzi. Grazie a te allora Francesco per la testimonianza.